In collaborazione con MSC Crociere, sportoutdoorviaggi.it. Giver, un mondo di natura. Amici telespettatori, ben ritrovati da Floriano Omoboni, seconda parte di S4, il talk show di Sportdoor.tv, 11ª puntata dedicata alla motonautica. Con l'arrivo della bella stagione, con la primavera, tutto è pronto per ripartire con questa meravigliosa disciplina che conosco da oltre 30 anni, avendola praticata e ora commentata da tanti anni. Con me in studio il presidente Vincenzo Iaconiani e il segretario della federazione Alessandro Basilico. Nella prima parte abbiamo parlato del legame che c'è fra la federazione e tante località turistiche come promozione del territorio, ma abbiamo parlato dei motori, di come gli italiani abbiano nel DNA i motori dal punto di vista delle quattro ruote, con la Ferrari e l'amore per la Formula 1, con le due ruote, il MotoGP, Valentino Rossi, ma anche la motonautica. Abbiamo detto che è una delle federazioni non olimpiche più titolate, tanti italiani sono importanti nel mondo della motonautica, i migliori campioni. Pensate a Renato Molinari, 18 titoli mondiali vinti in motonautica, è il pilota più titolato nel mondo dei motori e viene dalla motonautica. Legame con gli eventi, legame con diciamo, i territori, ma legame anche con la nautica. Il boom della nautica che sta vivendo l'Italia da qualche anno, secondo noi è dovuto anche alla motonautica, Presidente. Sì, mi piace pensare che ci sia un contributo da parte della motonautica agonistica allo sviluppo e al crescente interesse che gli italiani hanno per la motonautica agonistica. Quello che noi stiamo cercando di sviluppare, credo con un certo successo, è il rapporto con le case costruttrici, cioè vuol dire con quelle aziende che costruiscono imbarcazioni e motori o importano, diciamo, i motori dall'estero, in quanto le gare in genere costituiscono nella realtà, ma anche nell'immaginario collettivo del potenziale acquirente, il miglior banco di prova per testare un mezzo che poi dovrà essere usato per l'attività di tutti i giorni, nel caso delle automobili e delle moto, o nel caso o per il diporto, come avviene nell'aeronautica. E questo è molto vicino alla realtà dei fatti, perché ciò che noi stiamo prediligendo come utilizzazione sono motorizzazioni di serie e imbarcazioni costruite da cantieri che fanno barche da diporto, non soltanto imbarcazioni da gara, e le nostre gare sono il miglior test per poter verificare la resistenza, l'affidabilità, la durata nel tempo di questi motori. Cito due esempi. Per 5 anni noi abbiamo utilizzato i motori Mercury 15 cavalli per la Formula Junior, che sono motori che vengono usati normalmente come motori, diciamo, per ausiliari o per piccole imbarcazioni da pesca. In 5 anni di gare i motori che sono gestiti direttamente dalla federazione subiscono uno stress e un'utilizzazione pari probabilmente all'uso di 20 anni o 25 anni, e questo per le aziende è sicuramente molto importante, poter verificare come questi motori e come la componentistica dei motori stessi possa aver retto a un uso assolutamente che non era quello per il quale questi motori sono stati pensati. Stessa politica e immagino stesso intento da parte dell'importatore per quanto riguarda il nostro rapporto con la Honda, che è presente addirittura in 2 categorie, e stiamo preparando una terza categoria per la quale stiamo già studiando lo scafo, il motore ce l'abbiamo già più o meno in mente. Noi Honda usiamo un motore da 20 cavalli per la Formula Junior Elite, che è l'evoluzione della Formula Junior precedente, che è durata 5 anni, e vorrei ricordare che altre federazioni con grandi disponibilità economiche, tipo la Federazione dell'Arabia Saudita, ci ha chiesto di poter comprare delle barche usate da noi per poter iniziare prima la scuola nautica e poi creare un campionato nazionale esattamente come il nostro, con le nostre stesse regole. Questo è un grande successo, perché i nostri campionati nazionali giovanili non li abbiamo copiati da nessuna parte. Siamo partiti da un foglio bianco in base alla nostra esperienza, alle nostre capacità, e hanno dimostrato di dare subito ottimi risultati. Dopodiché abbiamo un'ulteriore categoria propedeutica con imbarcazioni pneumatiche, diciamo per i piloti di età superiore ai 18 anni,
che si chiama Formula Honda. Esattamente si chiama Honda Offshore per la precisione. Si usano imbarcazioni pneumatiche di proprietà della Federazione Italiana Motonautica, costruite da un cantiere italiano, Focchi, dotate di un motore Honda da 100 cavalli assolutamente di serie, dove non è possibile modificare nulla, anche perché le barche le gestiamo noi, quindi nessuno può toccarle al di fuori del pilota quando sale in barca, perché le barche addirittura vengono consegnate ai piloti non prima ma al momento della gara. E anche lì questi motori da 100 cavalli, che sono motori diffusissimi nella nautica da diporto, possono essere poi successivamente verificati direttamente dall'importatore, dai tecnici dell'importatore Honda, per vedere come hanno reagito a degli stress che anche in questo caso sono 10 volte superiori a quelli che normalmente subiscono nell'uso diportistico. Terza categoria che stiamo impostando adesso, che sarà una sorta di endurance monomarca con un motore Honda, ma questa volta da 150 o 120 cavalli, non so ancora i tecnici che cosa abbiano deciso. È un'imbarcazione, questa volta non pneumatica, ma un'imbarcazione in composito. Lo stampo verrà realizzato dalla Federazione Italiana Motonautica e sarà anche quella monomarca, monotipo, cioè tutti dovranno usare quell'imbarcazione prodotta dalla Federazione Italiana Motonautica con un motore Honda di serie. Quindi possiamo offrire già adesso nel panorama motonautico, fin dagli esordienti, poi alle persone diciamo più evolute in termini economici e anche di età, un ventaglio di possibilità per poter iniziare a gareggiare. È anche da questo tipo di categorie che si passa poi al professionismo. Io cito sempre Alex Carella, che ha vinto 4 mondiali di Formula 1, ha iniziato, e tutti lo sanno, con una barca della federazione, si chiamava T400 ai tempi, con barca e motore fornito dalla federazione, e questo ragazzino appassionato e sicuramente talentuoso è salito per la prima volta su una barca da corsa con questo barchino da 50 all'ora e poi è diventato campione del mondo di Formula 1. Questo è forse il risultato migliore al quale una federazione possa ambire. Un risultato importante anche dal punto di vista agonistico, perché ci piace citare chi gareggia in motonautica e poi vende la nautica e fa aumentare il fatturato. Il nostro discorso, abbiamo visto nelle immagini Focchi, apparato presente Selva, i Cesati con i loro cantieri Albatros e tanti altri che corrono in motonautica e poi vendono la nautica. Questo ci fa solo che piacere. Abbiamo visto tante barche di offshore endurance, la stagione inizia ai primi di giugno con la Pavia Venezia, poi a Rodi Garganico, campionato italiano, Cariati in Calabria, poi a settembre un bel filotto Cervia, Napoli, Sardegna col mondiale da confermare e la mitica Pavia Venezia, no, Pavia Venezia a giugno, scusate, la mitica 100 miglia dell'Ario, nata nel 1949. Pavia Venezia e 100 miglia sono le due gare storiche della motonautica, una nata nel 1929 e l'altra nel 1949. A Como parte una nuova categoria, Presidente, giusto? Credo che la 100 miglia sia nata prima, perché credo che ci sia stato... No, perché c'è stato il 70° anniversario della 100 miglia. Io sono nato a Como e vivo a Como, quindi mi è più facile ricordare. Credo che sia nata subito dopo la Federazione Italiana Motonautica, la prima edizione. Forse nel 49 è ricominciata. Vabbè, comunque c'era stata... È una delle gare più importanti. Già Como è bella. Una delle gare più antiche della motonautica, oltre alla Pavia Venezia, è anche la 100 miglia dell'Ario, che quest'anno si ripropone ancora. Non è una nuova categoria, è una nuova... Touring Cup. Esatto, è una nuova classe che sta leggermente al di sotto rispetto all'endurance ed è veramente dedicata alle imbarcazioni da diporto e a quegli equipaggi che per la prima volta si avvicinano allo sport motonautico. Imbarcazioni completamente di serie, motorizzazioni completamente di serie, con la Commissione ha proposto una modifica di regolamento recentemente, addirittura con un limite di cilindrata, per fare in modo che sia dal punto di vista della sicurezza, che è la cosa che ci interessa maggiormente, sia dal punto di vista dell'economia di gestione, sia veramente lo step numero 1 della motonautica
in modo tale da non dover fare grossi investimenti per iniziare e poi decidere, perché in tutte le cose si deve cominciare gradualmente, se poi ti piace vai avanti, trovi le risorse e ti dedichi interamente a questo sport come abbiamo fatto in tanti negli ultimi 30 anni. Un bel legame, segretario, con la regione Sardegna, abbiamo detto, col Piemonte, l'Emilia Romagna, la Puglia, la Calabria per gare di motonautica, in Sicilia. E la Sicilia col demanio. Allora, noi abbiamo citato adesso tutti belli esempi dove abbiamo ottimi rapporti con le amministrazioni locali, sono ricordato il Presidente, sono la Sardegna, la Calabria, la Puglia. Ci sono poi delle regioni nelle quali abbiamo un po' più di difficoltà a proporre la nostra attività sportiva. Tra queste purtroppo ultimamente si sta acuendo un attimino il problema della Sicilia, sotto due profili. Sotto il profilo del demanio pubblico che diciamo sta diventando una spesa, non dico insostenibile da parte della federazione, ma comunque una spesa di grosso livello per le associazioni sportive che vogliono organizzare anche manifestazioni di carattere regionale. Sostanzialmente il demanio in Sicilia equipara le manifestazioni delle attività sportive dilettantistiche come se fossero delle manifestazioni a carattere puramente commerciale, quindi pretende il pagamento di occupazione di suolo demaniale rapportato a quella che potrebbe essere una sagra di paese destinata alla vendita di prodotti, quindi dal punto di vista dell'organizzazione improntata proprio al guadagno e al lucro. Noi invece abbiamo delle associazioni sportive che per statuto non devono avere scopo di lucro, quindi il nostro obiettivo è solo proporre l'attività sportiva in tutte le zone possibili d'Italia. In Sicilia purtroppo dal punto di vista del demanio abbiamo una forte limitazione a questa proposta. L'altro aspetto è legato Floriano, è legato all'aspetto ambientale, dove in particolare in questo momento stiamo avendo non un contenzioso, perché non siamo ancora a questo livello, ma un pre-contenzioso con l'amministrazione e con il Ministero ambientale, che ha emanato un decreto che inibisce qualsiasi tipo di attività motonautica, addirittura di sci nautico, anche di canoa, in determinate zone della provincia di Catania, di Siracusa, nelle quali c'è un nostro centro federale. Quindi questo centro federale che è diciamo, il motore propulsore dell'attività motonautica in Sicilia in questo momento ha delle grosse problematiche da questo punto di vista. Un po' come nel Parco dei Cetacei, esatto. Il Parco dei Cetacei che parte in Francia, dalla Costa Azzurra, sì, e arriva fino sopra Roma, sopra il Lazio, che è sì, da Roma e arriva poi quasi fino a Marsiglia. Ed è questo il motivo per il quale la federazione ha deciso di non fare il trofeo CONI, perché il CONI ha deciso quest'anno di fare la fase finale del trofeo CONI proprio in Toscana. In Toscana noi abbiamo questo forte limite all'utilizzo del litorale marino, quindi dovremmo trovare delle zone d'acqua interne ma che sono diciamo, difficili da trovare secondo quelle che sono le nostre esigenze per fare l'attività motonautica. In effetti abbiamo parlato di gare storiche con la Pavia Venezia e la 100 miglia, da rimarcare la mancanza della mitica Viareggio-Bastia-Viareggio, che è stata 1961 la gara per antonomasia dell'offshore, 200 miglia da Viareggio fino al Golfo di La Spezia, si girava al Tino, si virava e si ritornava a Viareggio, e poi 80 miglia Viareggio-Bastia andata e ritorno, 160 miglia più 40 per arrivare alla Spezia, una gara, me lo ricordo ancora, il record, pensate, 200 miglia in mare aperto, Domenico Achilli, il mitico Domenico Achilli, 1992, 2 ore per fare 200 miglia. Questa gara per questo parco dei Cetacei non si può più fare e questa è un'altra mancanza secondo me importante, giusto Presidente? A parte questo, Superboat è una nuova categoria. No, volevo fermarmi un attimo sulla parte diciamo della tutela dell'ambiente. La tutela dell'ambiente è una cosa sacrosanta alla quale dobbiamo concorrere tutti, a maggior ragione una federazione come quella motonautica che svolge comunque attività motoristica sull'acqua, che siano acque interne o che sia acqua di mare. Bisogna però essere coerenti con se stessi e non prendersi in giro da soli, cioè
quello che va contrastato è ciò che veramente inquina, che spesso è quello che invece si nasconde per ragioni di carattere eminentemente economico. Quindi si cerca di richiamare l'attenzione su attività che in realtà non inquinano nulla, quanto è una gara di motonautica che dura 1 ora, 2 ore, rispetto alla classica goccia di petrolio che cade nel mare per 24 ore al giorno per 365 giorni all'anno. E lì spesso si fa finta di non vedere. Alcune volte, ripeto, si prendono dei provvedimenti che hanno sicuramente un effetto così mediatico importante alla pancia della gente, ma che poi non risolvono assolutamente i problemi di inquinamento, anzi tendono a nasconderli per ragioni di carattere politico e economico, come ho detto, e vanno a penalizzare chi non c'entra nulla, in questo caso noi. La cosa più grave, il segretario non lo ha menzionato, è che un'intera fascia, mi dicono, rivierasca, nella zona di Brucoli, dove noi per esempio abbiamo un centro federale per i giovani che si sta sviluppando grazie all'entusiasmo del delegato Alberto Sciotto e di tutte le persone che gli stanno intorno, che rischia di essere penalizzato da questo tipo di provvedimento assolutamente insensato, che se dovesse essere applicato alla lettera impedisce addirittura ai pescatori professionisti, quindi a coloro i quali vivono di mare, di poter uscire e rientrare con le barche. Io non ho letto questo provvedimento, ma se è come me lo descrivono è una follia, cioè non so chi l'abbia scritto o chi non l'abbia riletto. Follia per follia, ma in effetti a Brucoli, che conosco, c'è la centrale petrolifera d'Augusta, quindi il mare... Ma io infatti mi facevo riferimento a questo, poi bisognerebbe andare a vedere quante discariche a mare ci sono, però non voglio entrare, non voglio far polemica perché... Ma anche nel Mar Ligure, nel Tirreno, le petroliere che passano... Ma infatti, cito un esempio, nell'area, nel santuario dei cetacei non si può fare una gara di motonautica radiocomandata, paradossalmente. Ci hanno bloccato gare di moto d'acqua, ci hanno bloccato una gara di Formula 1, di Formula 2 all'interno del porto di La Spezia. E tu Floriano lo sai benissimo perché l'hai vissuta insieme a me, quindi in aree lontanissime da questo vero o presunto passaggio dei cetacei. Poi però in quest'area dei cetacei passano centinaia di petroliere ogni mese, chi ha un'imbarcazione da offshore potentissima, immatricolata come barca da diporto, va avanti e indietro quanto vuole a 100 miglia e nessuno gli dice niente. Però se la stessa attività viene definita agonismo e ci sono 3 ragazzini con 3 barchini da 15 cavalli, no, ti bloccano perché non lo puoi fare. Mi chiedo e chiedo ai responsabili di queste situazioni se ritengono una cosa come questa giusta e se non è il caso di intervenire e disciplinare. Per esempio, e concludo, dalla parte francese, perché come noi sappiamo è una convenzione internazionale questa del santuario dei cetacei, non è una cosa che ha fatto l'Italia. C'è di mezzo la Corsica, c'è di mezzo la Francia e c'è di mezzo credo anche il Principato di Monaco, quindi è trilaterale. Dalla parte dei francesi e dei monegaschi questo tipo di convenzione viene interpretata in modo molto più temperato. E solo da noi, che basta che una qualunque associazione ambientalista, che magari hai organizzato una gara, ti sei dimenticato di mandargli il biglietto d'invito per la serata di gala, una qualunque associazione ambientalista fa un esposto e ti fa bloccare la gara. Questo mi sembra una stupidaggine enorme, ma che non riguarda solo la motonautica, attenzione, è questa la cosa più importante, riguarda quasi tutti gli sport, in particolare le problematiche del demanio, quasi tutti gli sport che si svolgono in luoghi che siano in mare o prospicienti al mare stesso, quindi sulla spiaggia. Questa nuova legge Bolkestein, che è stata rinviata al 2024, non credo che risolva questi problemi, segretario. Non c'entra niente la Bolkestein. No, non c'entra niente. Quello non c'entra. Questo no, tornando al discorso principale, che è quello dei rapporti della federazione con le regioni, ecco, oltre a esempi di proficua collaborazione ci sono anche purtroppo esempi abbastanza problematici come quelli che abbiamo citato adesso.
la Toscana, la Liguria, la Sicilia. Però insomma, la federazione cerca sempre di instaurare rapporti con tutte le amministrazioni locali, anche perché scopo della federazione è quello di intraprendere attività che diano vigore in nuove zone del litorale italiano, ma che consentano alla federazione stessa di introitare delle risorse al di là di quelle che sono poi quelle specifiche di sport e salute, perché la federazione dipende come contributi annuali da quello che Sport e Salute eroga, e la federazione è molto grata a Sport e Salute per quello che eroga tutti gli anni, però ovviamente è chiamata anche a trovare, a reperire risorse di natura propria certo, attraverso appunto questa collaborazione, soprattutto con gli enti locali, esatto, in questo momento. E belle queste immagini, bravo il nostro regista, il nostro tecnico Thomas. Parlando di regioni invece che fanno tanto per la motonautica, una parentesi va aperta verso la Sardegna, Presidente. La Sardegna ha dimostrato una grandissima apertura, ma non solamente l'anno scorso, con il rapporto, credo, proficuo, sicuramente da parte nostra, ma credo molto apprezzato anche da parte della Regione Sardegna. Già da anni la Sardegna segue il nostro sport da vicino, lo ritiene un veicolo molto importante di promozione del turismo e dell'immagine della Sardegna. Ma lo fa in modo intelligente, in modo concreto, cioè stando attenti naturalmente a rispettare, come è giusto e sacrosanto, ripeto, a rispettare l'ambiente, ma in modo tale da non creare una sorta di discriminazione nei confronti di uno sport piuttosto che di un altro. Per esempio noi, sia per quanto riguarda le moto d'acqua, che per quanto riguarda la Formula 1, che per quanto riguarda l'offshore, organizziamo le nostre gare in aree che sono o portuali o prospicienti al porto stesso, dove normalmente 365 giorni all'anno c'è un grandissimo traffico di imbarcazioni. Ma come si può pensare che una gara di motonautica, che tra l'altro determina lo stop assoluto di tutte le attività commerciali che ci sono intorno, quindi se ci sono dei traghetti si devono fermare, quindi semmai il fatto che ci sia una gara di motonautica fa diminuire l'immissione di idrocarburi, visto che si deve fermare tutto il resto della nautica durante l'ora in cui si svolge la manifestazione. Ripeto, se poi l'ecologia deve essere confusa con la demagogia, allora vabbè, è molto difficile dialogare in questi casi. Queste immagini parlano da sole, sono le immagini della bellissima Sardegna. Se tutto viene confermato si dovrebbe fare ben 2 campionati mondiali, moto d'acqua a giugno, poi a fine settembre l'offshore. Si parla anche della Formula 1. La possibilità di 4 eventi mondiali, di cui 2 di moto d'acqua, uno di circuito internazionale e una di offshore sempre internazionale, tenendo presente che come nostro diritto e dovere all'interno di queste manifestazioni internazionali, visto che sono autorizzati dalla Federazione Italiana Motonautica, noi inseriamo sempre categorie che riteniamo importanti nell'ambito del nostro sport nazionale, che sono quasi sempre categorie giovanili. Quindi la Formula Junior e l'Osi se si corre una gara di circuito, la Spark se si corre una gara di moto d'acqua all'interno di eventi mondiali, che sono tra l'altro, queste sì, non altre, delle autentiche vetrine per il nostro sport, e che stimolano sicuramente la voglia di gareggiare e diciamo la voglia di emulare da parte dei giovani piloti, vedendo i grandi campioni ai quali sicuramente si ispirano. E queste immagini parlano da sole, questo bel mix, che bravo il nostro regista, il nostro tecnico, mix di turismo e di sport agonistico legato al mare. La regione Sardegna è al centro del Mediterraneo e quindi ha veramente delle località bellissime, da Cagliari, Olbia, Golfo Aranci, la parte di Alghero, la parte verso la Gallura e poi la parte, diciamo, scendendo verso Oristano. Quindi ci sono tante situazioni veramente per farci. Siamo in chiusura. Un'ultima cosa vorrei aggiungere, perché spesso la si dà per scontata, ma è meglio ricordarlo ogni volta. Le specialità motonautiche
per nostra precisa scelta, usano le generazioni di motorizzazioni quelle che hanno il più basso impatto ambientale. Cioè a dire, i motori, i meno inquinanti che vengono usati nella nautica da diporto sono quelli che noi usiamo per fare le gare. Meglio di così, un messaggio chiaro e lampante. Grazie al presidente Vincenzo Iaconiani della Federazione Italiana Motonautica. Grazie a voi. 99 anni di storia, l'anno prossimo si festeggia il centenario. Grazie al segretario Alessandro Basilico per questa puntata di presentazione della stagione 2022 della motonautica. Spazio ancora la prossima settimana. Parleremo proprio con i responsabili tecnici delle varie discipline, perché motonautica è una federazione grande, ma come abbiamo visto ci sono tante discipline sportive. Noi ci vediamo quindi settimana prossima. Grazie a voi che ci avete seguito, grazie agli studi tecnici qui di Milano. L'appuntamento è sempre con Sportodor.tv, la multipiattaforma TV e web tutta dedicata allo sport e al turismo. Ciao e arrivederci alla prossima occasione da Floriano Moboni. sportoutdoorviaggi.it, l'agenzia di viaggi che organizza le tue escursioni in barca a vela e catamarano. Scopri le bellezze della Sardegna con sportoutdoorviaggi.it. Giver, un mondo di natura. In collaborazione con MSC Crociere. sportoutdoorviaggi.it. Giver, un mondo di natura.